tutti, sono Flavio del ristorante ve l'avevo detto di Roma. Ciao, sono Luciano Monosilio, ristorante Pipero di Roma. Ciao, sono Marco Martini, del ristorante Marco Martini presso la struttura del The Corner. Siamo qui per vedere i video sulla carbonara più visti al mondo. Va bene ragazzi, pronti? Cominciamo? Vai, cominciamo. Ecco Laura. I'm going to show you how to make spaghetti alla carbonara. You're going to need 1 small chopped onion, about 4 to 5 slices of bacon chopped, 2 eggs, about 2 tablespoons of heavy cream, some fresh Parmigiano Reggiano, and you're going to need some spaghetti. Now we're just going to add our bacon to our preheating olive oil in our nonstick skillet. Now traditionally, you're supposed to use pancetta. At this point, you want to add in your finely chopped onion. This is 1 small onion. Scusate, questo video così, con tutta sta cipolla dentro la carbonara, secondo me andrebbe cancellato. E se tu mi metti cipolla dentro un piatto di carbonara, stai a fare un'altra cosa. È un'altra ricetta. Now in a small bowl, we're going to put in 2 eggs, 2 cracked eggs, 2 tablespoons of heavy cream, a ton of freshly ground black pepper, and a really generous amount of Parmigiano Reggiano, a pinch of salt. Now very quickly, you're going to add in your egg and cream and Parmigiano Reggiano sauce, and you're going to have to work this really fast. That's perfection in my book, right there. That's the way a carbonara should be. Ma il problema la fanno pure così a Roma qualcuno. Il bacon da una parte è pure accettabile perché è normale. Il guanciale veramente difficile. Manca a Napoli, manca a Napoli. Io non voglio mai demonizzare niente, ognuno fa come gli pare, però questo uso della la panna non è il peggiore dei mali, però generalmente uno dei termini che andrebbe abrogati negli ultimi anni è questo che pia un po' tutti, no? La cremina, lo sballo della cremina. Partiamo? Andiamo? I'm Claire and I'm going to teach you how to cook carbonara. You're going to salt the water so that you're seasoning the pasta as well, and it's an old saying that the water should taste of the sea. You want to make sure there's a good amount of water in your pot as well so that the pasta can move around freely in the pot. It's typically made with cured pork called guanciale. Guanciale, hai visto? Stai alla A little bit more subtle than the pecorino romano. We're going to add a bunch of freshly ground black pepper. There's a lot of pasta and a lot of pancetta in here, so feel free to go pretty bold with the pepper in this recipe. So some recipes have garlic, some don't. So È una partita perfetta, a solaglio, no? Speriamo che gli toglie l'anima. And what I'll do is just kind of place the garlic clove under my palm and press down. And what that's going to do is just kind of break it and bruise it a little bit. No. Like I said, we're going to want a good amount of pasta water in here anyways. I'm just going to kind of quickly stir this around. Move the pot as you add a little bit of green at this point. You could put in a little bit of parsley. Ma dai, il prezzemolo. No, tirato fuori anche, ha fatto due mosse. È una partita bella, però non si vedeva, È una partita perfetta perché ha buttato subito la pasta, capito? Quindi il latte dà l'indicazione che questa è la parte più pratica. Poi con lo spicchio taglio in mano il prezzemolo finale, cara mia. Vediamo che conviene. Hey, what's up guys, and welcome back to Binging with Babish, where this week we are celebrating the return of Master of None with one of my favorites, Carbonara, a recipe that begins and ends. We're going to start by measuring 7 ounces each of all-purpose flour and semolina flour. You can just use all-purpose if you want, but semolina gives the pasta a nice color and texture. Next up, we're going to break 4 eggs into the center of a well that we create in our flour mixture. Then we're going to beat those eggs with a fork, slowly adding more and more of the flour mixture as we go along until we get... Scusate, vai. Se fai una pasta all'uovo, per dirti, in questo ristorante i tonnarelli all'uovo con la carbonara non si servono, neanche se ti uccidi. Uovo su uovo no, se no diventa un piatto di una pesantezza incredibile. O spaghetti o rigatoni. Quindi sempre pasta di grano. Sempre pasta di grano. Uovo su uovo non va bene. With flour, it's time to and what Deb was using guanciale, which is the super OG way of making carbonara. It's a cured pork gel
If you can't find that, just use pancetta or even bacon if you like. Fry that up until it's nice and crisp, and in the last few minutes of cooking, set a few nests of pasta in some boiling water for 2 minutes. Add 2 to 3 cloves of minced garlic to our sizzling meat. Saute for no more than 1 minute. Retaggi che loro hanno del sapore italiano e si pensano che mettono l'aglio e fanno italiano, invece non è così. There are 2 eggs and stirring constantly, adding to the pasta until creamy and evenly coated, and then while the pasta is still hot, questi rigati, bravo. Però vedi là, manteca Oh, ma questo fa danno. Questo fa danno. Questo fa la calcio proprio. Già fatto la calcio. Guanciale is usually pretty salty, so you Ci attacca le mattonelle. I swear, I use this only for pasta. Guarda Plate your noodles with some extra meat on top, and of course the healthy grating of Parmesan cheese. Now, at first I thought the pasta press was a waste of money, but it produces really... No, questo ho fatto... l'aglio fino adesso è peggiore. Io condivido. Fino adesso è peggiore. Ma no, più che altro frigge, cioè, ero sulla raglio col grasso della pancetta. L'aglio tritato stiamo proprio fuori Ambienta con la pinza per fare arrosti. Io vi faccio solo una domanda, ma perché non vi piate un libro? Almeno vedete gli ingredienti, poi articolate come vi pare. Quello loro c'hanno proprio loro, c'è sta chi ci mette pure il peperoncino. Io finale ci avrei messa la Ma si è paprika. proprio mangiata tutta questa. Beautiful pasta carbonara the way you should make it, and you should make this on Christmas Day or anything. So you want to take a nice big pinch of salt, put it in your boiling water. Very quickly, we're gonna grab some butter, about 2 tablespoons of butter. So you want to slowly melt that. 2 cloves of garlic. And what we're gonna do now is just transfer it, leave the garlic in there. I'm gonna bring up the temperature a little bit, add a tad bit of oil, and then we're gonna start cooking our pasta. So in this pan right here, we're gonna add some nice thick cut pancetta. If you don't have pancetta, you can go ahead and add some bacon. So we're looking for nice thick slices. Once I put this in here, the flavors that are gonna come out of that, you'd wanna eat that just straight. Solo russo. 2 whole eggs. Uno intero russo, vabbè. So now we're gonna go ahead and add a combination of pecorino and parmesan right into our egg mix. Now I'm gonna add my beautiful melted butter, bits of garlic. The garlic we left out, but that flavor is just gonna stay there. The pasta gets really dry and clumpy, so what you wanna do is straight from this bowl into this bowl. Pasta goes in, I'm gonna start mixing that together. Now we're gonna go ahead and grab our egg mix, put that right in. Remember, this is still slightly hot, so the cheese will melt as it hits the pasta and everything will get nice and creamy. Time to give everything a taste. This is where you check your seasoning. We're gonna prop that up, finish it with a tad bit of salt. Ma come sale? Sale sopra, sempre sale sopra. And just like that, in 10 minutes, we've got this beautiful, Sale qui sopra la pasta, col buttery minimo alzato. carbonara. Questo per il momento sta Sta in primo in classifica. primo in classifica. Perché ha usato burro, aglio, ha messo tutto. Ci ha messo tutto. Ma lui stava rispettato un po' il colesterolo, ha messo tutto, ci ha messo Il olio, il burro. burro, le uova, Il grasso del guanciale, l'olio. l'alio e l'olio. All'estero allora non capiscono che la cucina italiana Povera. sono Ma so cucina pochi romana è ingredienti. povera, ma cucina romana è ancora più povera di tutte. Sì, sono proprio pochi ingredienti. Vediamo stato fenomeno. Certo questo dei soldi ne ha fatte. Ce l'ha. Hi guys, we're gonna make spaghetti carbonara, a classic Italian dish pasta. So first up guys, you only need 5 ingredients. Guanciale. And as you can see, it's all about fat. It's similar to smoked bacon, and you can get some pretty good results. Almeno lui è onesto, vedi? Se dice poi usa Try questo and get o not questo. off the fat, 'cause you need it. Se ci mette tutti poi, Pancetta. Pecorino Romano. Sheep's cheese, it's crumbly, it's salty, free-range organic egg. Pasta, black pepper. And then optional, garlic. No. Optional quello che lui ha detto, optional, perché lui è comunque corretto. Io fammi passare. By twisting it in Optional, one l'hai stick detto. together, put a tiny amount of salt in this water. So I've got my guanciale. I'm going to remove the skin, and I'm going to take a nice centimetre slice of the guanciale, roughly chop this to about half centimetre chunks. Guanciale tritato no, Flavio. Un guanciale così con la sua copertura, che sia essa di pepe o di peperoncino, comunque va pulito, perché Sì. tu non puoi mai sapere che cosa si annida là dentro, e da lui non me lo sarei aspettato. The guanciale goes into the pan, and this pan is getting hot. Give the garlic a crack. Optional, però ce l'ha messo, As this starts to sizzle, Per me trita pure il pepe. fats will just pull out some of that perfume from the garlic. What we have here is the inside part, the peppercorn, which is hotter, perfect
for a good hot carbonara. The guanciale is getting golden. Se lo metti sul fuoco lo fai tostare un attimo per tirargli fuori un po' di profumo. Ma prima certo, ma non certamente dentro al guanciale del grasso Il del movimento guanciale. come ha fatto così, onda da buttare. dentro al grasso del guanciale che fece a Jamie, che delusione. I'm going to take a bowl and I'm going to crack the egg straight into there. And I'm just going to add a little pecorino to that. So like 20 grams. Now we're time sensitive, so we're going to have a little whisk up. We've got dark guanciale. We've got the fat that's come out of it. And that's what you want. You want attitude, colour. You're going to drag the pasta and the water into the pan. Use the water to stop the frying. Bit of water, bit of water. That's the cream. You get the cream. Micidiale. Micidiale. Poi, vabbè, il solito spicchio d'aglio, però mi sembra una caratteristica Un po' di anglosassone, molto anglosassone. Quindi se per loro va bene così, va bene per tutti loro, per noi no, insomma. Carbonara! And you finish with more pepper. Wow! I'm so excited. Spaghetti carbonara with a beautiful little finishing of pecorino. That is as classic as I can give you guys. Però vedi pure come si muovono, come fanno, è tutto... Vabbè, lui è un personaggio È vero, tutto cioè lui si muove my friend. come qua ci dicono alza le mani. Quando parli, capito? Ma che base, Andiamo avanti. ci aspettavamo qualcosa di più. Sicuramente questo è uno dei primi video che ha fatto, sicuro, perché poi è molto... Sei voluto? Anche lui sì, è molto cambiato pure nel proporre la cucina italiana all'estero. E abbiamo visto dei video, ci siamo divertiti, li abbiamo commentati, l'argomento è la carbonara, quindi per noi un piatto sacro, il confine tra la vita e la morte.